An ocean, a cave, a dream that no one could save, a shelter, a whole light, a light that died with the night. You and we got our differences. Yeah, I thought we were more alike than unlike. Months of rain and chest pain. What's the plan? La solitudine è per lo spirito ciò che il cibo è per il corpo. Anzi, forse oggi più che mai, con tutti gli stimoli che ci circondano, che fanno a gara per rubare la nostra attenzione. Ho sempre temuto la solitudine in passato. Sentivo l'esigenza di circondarmi di gente per non sentirmi sola. Non avrei mai contemplato anni fa una passeggiata sola con me stessa. Poi con il tempo, il minimalismo, la meditazione, la ricerca di una dimensione più spirituale mi hanno permesso di capire che parte del mio disagio derivava proprio da quello, non essere in grado di stare da sola. Ora il tempo che trascorre in solitudine è diventato indispensabile. Ne traggo un enorme beneficio. Amo stare in mezzo alla gente, ma mi accorgo che per poter dare il massimo devo centellinare le mie interazioni. Sento spesso il bisogno di ricaricarmi, fare il pieno di energia, e questo avviene in solitudine, dove ritrovo il mio equilibrio e ritorno a respirare. Mi rassereno, si quietano ansie, angosce, e nonostante credo che sia stupendo condividerle con chi ci ama, personalmente riesco meglio a scandagliare l'animo quando sono sola. E può sembrare strano, ma non mi sento affatto sola quando ricerco la solitudine. Questa è voluta, mi trasmette pace e serenità. In passato ho provato un'altra forma di solitudine, forse sarebbe meglio chiamarlo isolamento. Sentirmi sola in mezzo a tanta gente, percepire un divario tra me e loro. Non sentirmi coinvolta nelle conversazioni, sentirmi a disagio. La solitudine a cui mi riferisco è invece quella che piano piano si insinua come un'esigenza dell'anima, in cui essa si ritrova e torna a comunicare con noi al di là di tutti i pensieri negativi che popolano la nostra mente quando viviamo il quotidiano senza consapevolezza. È quella solitudine che riporta alla serenità e che nasce da un senso di ricchezza interiore. È un mezzo per apprezzare il silenzio e qualsiasi cosa porti con sé, e da questo traiamo nutrimento. La solitudine è qualcosa che va coltivata, può ritemperarci, rigenerarci,
È una splendida opportunità per conoscerci meglio e trovare le risposte a tutte quelle domande che di solito ci disorientano. Nella solitudine e nel silenzio sarà più semplice ascoltare quella parte di noi che è l'istinto, che è l'essenza e che mettiamo a tacere per esigenze di vita quotidiana. Io vi invito a ricercare anche pochi minuti al giorno di solitudine e a non scoraggiarvi se all'inizio vi sentirete a disagio. È normale, ma datele tempo e vedrete che la solitudine vi ripagherà. Vi aiuterà a trovare le risposte che cercate. A cave, a dream that no one could save. A shell Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti qui sotto, se la temete oppure se la ricercate. Ne approfitto per ricordarvi di iscrivervi, attivare la campanella e lasciarmi un like. Per me significherebbe davvero molto. Al prossimo video.